Nel video di oggi torneremo a parlare di Killing Stalking, vista la grande richiesta e per via delle rivelazioni scioccanti degli ultimi capitoli. Per chi non lo sapesse, Killing Stalking narra una storia malata d'amore, se così possiamo definirla, tra uno stalker ed un killer che lo tiene rinchiuso nella sua casa. In questo video ci saranno molti spoiler e se vi interessa saperne di più senza rovinarvi i colpi di scena, vi consigliamo quest'altro video. Bene, spoiler tra 3, 2, 1. Oh mio Dio! Proprio quando pensavamo che la storia non potesse incasinarsi di più, scopriamo che la madre di Sang-woo lo ha violentato da piccolo. Finora la maggior parte dei lettori aveva probabilmente visto la mamma di Sang-woo come una vittima assieme al figlio di un padre abusivo, ma la verità è ben diversa. Negli ultimi capitoli abbiamo potuto conoscere molto del passato di Sang-woo e probabilmente ciò è dovuto ad una combinazione di complicazioni ed eventi che sono successi nell'ultimo periodo, come la sua relazione con Yeon-boom, l'essere quasi scoperto dalla polizia e dai continui omicidi nel proseguire della storia. Ciò lo porta ad avere sempre più allucinazioni e sempre di sua madre, come è successo sulle piste da sci, dove vede una donna molto simile a sua madre, la quale, per via di un incidente, è sul punto di morte assieme al suo bambino. Sang-woo dice che può salvare o lei o il bambino, suggerendo però che sarebbe meglio salvare lei, dal momento che così potrebbe continuare a vivere con la persona che ama ed avere magari altri figli, dato anche il fatto che il bambino non è nemmeno biologicamente suo. Ma la donna gli risponde che nonostante il bambino non sia suo, preferisce che Sang-woo salvi suo figlio per via dell'amore materno. Quindi qui vediamo un Sang-woo sotto shock, incredulo, che sembra riconoscere cosa gli è sempre mancato per tutta la vita. E poi la strangola a morte. Yay, felicità! Quando torna a casa, violenta per l'ennesima volta Yeon-boom, ma mentre lo fa, Sang-woo rivede se stesso nei suoi panni e inizia a rendersi conto che la cosa che sta facendo a Yeon-boom è la stessa cosa che è stata fatta a lui anni prima. Ad ogni modo, nel corso degli ultimi capitoli, sembra che i due stiano legando sempre di più e il loro malato rapporto stia vagamente migliorando, più o meno. Certo, alcune situazioni non sono proprio il massimo se paragonate ad una normale relazione, come quando Yeon-boom dice di non avere bei ricordi di suo zio e di non volerlo più vedere. Così Sang-woo lo rapisce ed arriva a casa esclamando «È ora di aprire i regali!» e gli fracassa il cranio con un martello sotto lo sguardo terrorizzato di Yeon-boom, che cerca senza successo di fermarlo. Yeon-boom infatti non è molto contento di tale situazione e Sang-woo è confuso perché si sarebbe aspettato una reazione positiva da parte di quest'ultimo. Certo, chi non vorrebbe vedere il proprio zio fracassato dall'amore della tua vita che ti stupra una volta sì e l'altra pure? Così esce di casa per un po'. Al ritorno ha un atteggiamento dolce ed invita Yeon-boom a guardare un film, nel bel mezzo del quale scende nello scantinato per liberarsi del cadavere dello zio. Ma che bella seratina romantica con due psicopatici! Ovviamente l'atmosfera si scalda e i due iniziano a fare roba sul tavolo. Però Sang-woo ha un flashback di sua madre e proprio sul più bello se ne esce con la parola madre. Manco fosse Jean-Claude. Immaginatevi la scena. Già è brutto se uno nel bel mezzo del pem pem ti chiama col nome di un altro, ma addirittura madre. Ve lo immaginate? Al che vediamo Yeon-boom togliersi la pannocchia dalla bocca e dire azzo dici? E per ora non abbiamo notizie su come la storia continuerà, ma scriveteci nei commenti se vi è capitata una situazione simile, oddio spero di no, oppure come reagireste nel caso.